Ciao a tutti e benvenuti a questo breve tutorial barra lezione su un argomento che potrebbe sembrare molto scontato e semplice per molti, ma molto meno per tanti altri. Ecco perché oggi ho voluto affrontare il discorso del cambio corde, nel particolare le corde della chitarra acustica. Andremo a capire cosa fare, cosa non fare, come cambiare al meglio le corde del nostro strumento. Questo tipo di tutorial risulterà molto utile soprattutto a chi ha appena cominciato, ma credo potrà dare qualche piccola info e qualche consiglio e qualche tip anche a chi suona già da un po' di tempo. Entriamo subito nel vivo del tutorial e cerchiamo di capire cosa ci serve per effettuare il cambio corde al nostro strumento. Per prima cosa ci servirà una tronchesina barra pinza e vedremo a cosa ci servirà, una muta di corde e un avvolgitore, che è uno strumento che può risultare molto ma molto utile in fase di cambio corde per risparmiare tempo, fatica e farlo soprattutto nel migliore dei modi. Prima di cominciare con il cambio corde vero e proprio voglio darvi qualche consiglio su quale muta potete utilizzare, su quali set di corde potete utilizzare sul vostro strumento. In questo momento sto per accingermi a montare una muta di Elixir 1253. È una muta particolare, costa un pochettino di più rispetto ad altre marche di corde, ma ci assicura una durata del tempo molto più lunga, in quanto sono corde rivestite con un sottile strato di materiale plastico che serve a prevenire appunto l'ossidazione delle corde, e questo ci permette di farle durare anche mesi. In questo caso sto montando delle 1253 che mi assicurano un buon sound, un buon attacco e una risposta molto presente dello strumento. Se siete alle prime armi, avete appena cominciato, vi consiglio delle corde leggermente più piccole, quindi delle mute 011, o addirittura per chi ha proprio appena cominciato ed ha dei problemi a livello di approccio sullo strumento, addirittura delle 010, anche se le sconsiglio vivamente in quanto sullo strumento acustico non assicurano un ground sound, ma come si dice, a mali estremi rimedi, per alcuni potrà essere l'unica scelta. Per prima cosa andremo a smontare le corde una ad una. Non vi consiglio assolutamente di togliere tutte le corde e rimontare le nuove. Per quale motivo? Perché lo strumento ne risentirebbe a livello di tiraggio del manico e di equilibrio del legno in generale. Per cui la cosa che vi consiglio è di smontare una corda e rimontare la stessa corda subito dopo. In seconda cosa lo andremo a fare in maniera equilibrata, smontandole una alla volta, prima la sesta, poi la prima, poi la quinta, poi la seconda, la quarta e la terza, di modo che riusciremo a mantenere un tiraggio del manico e dello strumento sempre equilibrato, e oltretutto sarà molto utile per chi possiede strumenti amplificati per mantenere il ponte sempre con la stessa pressione e non sbilanciarlo e non avere problemi poi per quanto riguarda la ripresa del piezo sotto al ponte. Ma cominciamo subito, andiamo ad aprire la nostra muta di corde. E come vi dicevo, cominciamo dalla più grande, la 53. Che cosa andiamo a fare? Attraverso il nostro avvolgitore smontiamo la sesta corda, la facciamo uscire dalla meccanica. Un'altra cosa per cui l'avvolgitore ci potrà tornare molto utile è l'azione della rimozione dei pin dal ponte, per cui facendo leva attraverso il terminale dell'avvolgitore riusciremo a far venire via il pin in maniera abbastanza semplice. E l'ultima parte la togliamo a mano. Fatto questo, il cambio corde risulta abbastanza semplice, bastano pochissime regole, ma seguendole riusciremo ad avere uno strumento intonato, bilanciato e senza troppi scossoni tra un cambio corde e l'altro, e soprattutto suonabile subito dopo appena effettuato il cambio corde.
Sto montando questa tipologia di corde perché per il lavoro che sto facendo mi servirà una durata nel tempo molto più lunga, e quindi questa tipologia di corde mi permetterà di suonare per mesi pulendole a volte poco o niente, e non avendo così problemi di ruggine o sporcizia. Andiamo quindi ad inserire il terminale con il pallino all'interno del foro, inseriamo il pin subito dopo, lo facciamo arrivare fino a fine corsa senza premere troppo. Quando il pin è entrato bene nella sede senza fare troppa forza, tiriamo indietro la corda fino a che non si blocca. Fatto questo, inseriamo l'altro terminale all'interno della meccanica, lasciamo un terminale di corda che sarà, vediamo, diverso in base alla corda che andremo a montare. La sesta corda avrà chiaramente bisogno di meno gioco, quindi meno avvolgimenti, per cui lasceremo più o meno tanto così. Fatto questo, andiamo a piegare la parte restante in questo modo sulla meccanica. Faremo molta attenzione a tenere la corda che si sta avvolgendo bassa con il dito indice, e il resto della corda lo manteniamo con la mano. Fatto questo, cominciamo ad avvolgere, avendo cura che ogni avvolgimento vada sotto a quello precedente. Io personalmente non utilizzo nodi o nodini vari, perché le corde una volta avvolte bene e quando restano in sede non creano particolari problemi, la chitarra non si scorda e non ci sono problemi. Fatto questo, ho fatto 2 semplici avvolgimenti alla sesta corda tramite l'utilizzo del mio accordatore on board, o utilizzate un accordatore a parte. Portate la corda in tensione arrivando alla nota Mi. La tiriamo leggermente mi raccomando, e la riportiamo in accordatura. Ripetiamo la stessa operazione con la prima corda. Come vi dicevo prima, è importante per una serie di motivi non smontare tutte le corde ed effettuare la sostituzione in maniera alternata, quindi dopo la sesta la prima, per far mantenere un bilanciamento sia al ponte che al manico. Quindi andremo a prendere la 12, che è il cantino, la corda più sottile, e andiamo a fare la stessa cosa. Smontiamo e facciamo la stessa operazione attraverso il nostro avvolgitore. Andiamo ad estrarre il pin, mettiamo via la corda appena smontata. Io ad esempio, come in questo caso, per mute che ho utilizzato per pochissimo tempo come questa, per soltanto 20 giorni per registrare alcuni lavori, non essendo consumatissime e suonando ancora molto bene, le tengo da parte nel caso in una situazione di emergenza mi dovessero servire. Quindi, come abbiamo fatto precedentemente, inseriamo il pallino all'interno del buco, mettiamo il pin sopra, lo facciamo andare fino a fine corsa senza premere troppo e tiriamo indietro la corda fino a che la corda non si blocca. Per quanto riguarda invece la prima corda, vedremo che lasceremo un gioco molto più ampio, perché avremo bisogno di molti più avvolgimenti rispetto alla sesta corda, che con un paio di avvolgimenti va in tensione senza problemi. La prima corda avrà bisogno almeno di 4-5/6 avvolgimenti per rimanere in tensione senza problemi e non svolgersi, quindi, e non uscire fuori dalla sede. Per cui lasceremo una cosa così. Poi di conseguenza tutte le altre a scalare
avranno, diciamo, un numero di avvolgimenti minore. Quindi ricordatevi, dopo aver piegato il terminale, di mantenere attraverso l'indice abbassata la corda che si sta per avvolgere e con il resto della mano la teniamo in tensione. Ogni avvolgimento va sotto a quello precedente. Finito l'avvolgimento e portata ad un minimo di tensione la corda, finiamo il lavoro arrivando alla nota Mi. Diamo al livello del 12° tasto un po' di tiraggio, mi raccomando molto equilibrato e con non troppa forza, altrimenti rischiamo di rimanere con la corda in mano. E ripetiamo questa operazione sulla quinta, sulla seconda, sulla quarta e sulla terza. Ricordiamoci, man mano che andiamo a cambiare la corda successiva, di dare una controllata all'accordatura delle corde precedenti, di modo che riusciamo a mantenere sempre un equilibrio a livello di manico e ponte. Bene, eseguita l'operazione su tutte e 6 le corde, che cosa andiamo a fare? Ricontrolliamo ancora una volta l'accordatura. E andiamo a fare un'operazione molto importante per far sì che possiamo suonare la chitarra subito appena montate le corde senza problemi di scordature. Quindi, partendo sempre dalla sesta, teniamo ferma la corda a livello del capotasto e a livello del 12° con la mano facciamo una trazione della corda. In questo senso, mi raccomando, sempre molto misurata, e la riaccordiamo e la facciamo per 2 o 3 volte. Stessa cosa con le corde successive.
questo avremo la certezza di avere la chitarra accordata, perfettamente in tensione ed equilibrata, e non si scorderà dopo 2 accordi. Bene, l'ultima operazione da fare è quella di andare a sistemare i terminali delle corde. Ecco a cosa ci servirà il nostro tronchesino. Non andremo a tagliare i terminali delle corde semplicemente, ma li andremo a tagliare a diciamo 1,5 centimetri / 2, in questo modo. Dopodiché prenderemo il terminale della corda, lo ripiegheremo su se stesso. Questa operazione ci permetterà, sembra una cosa inutile, ma invece ci permetterà di evitare di bucarci le dita ogni volta che andiamo a contatto con la parte superiore dello strumento. Ripiegandolo su se stesso e facendo una U al contrario, avremo quindi la possibilità di evitare bruttissime esperienze con i terminali delle corde che vi assicuro che fanno molto male. E ripetiamo quindi la stessa operazione con tutte e 6 le corde. Le tagliamo tutte quante all'incirca da un paio di centimetri, 1,5 - 2, e le pieghiamo su se stesse. Fatta questa operazione, vediamo che non abbiamo più il problema di bucarci con i terminali. Andiamo a ricontrollare l'accordatura dello strumento. Lo strumento è pronto per essere suonato. Spero che questo piccolo tutorial vi sia stato di aiuto e ci vediamo prestissimo con altre lezioni, altri tutorial e tanto altro materiale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete un mi piace a questo piccolo e semplice ma spero utile tutorial, e per ulteriori informazioni sulle mie lezioni e sui miei corsi sul mio profilo Patreon troverete tutti i link a questo indirizzo, che è anche scritto nei commenti del video. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!